Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo video volevo parlare a livello teorico del protocollo Matter. Nei video precedenti abbiamo visto come OpenHub 5 con il nuovo binding Matter permette la gestione completa dei dispositivi Matter sia dal punto di vista di integrazione in OpenHub sia dal punto di vista di esposizione degli item di OpenHub verso il protocollo Matter. Questo per permettere un'integrazione dei dispositivi gestiti da OpenHub su applicazioni di terze parti. Abbiamo già affrontato il discorso del Matter Bridge, quindi la modalità con cui OpenHub espone i propri item su protocollo Matter, e prima di parlare del Matter Client, che viceversa è la modalità con cui OpenHub integra dispositivi su protocollo Matter, volevo fare una breve introduzione teorica per spiegare in poche parole che cos'è il protocollo Matter. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere insieme che cos'è il protocollo Matter e come può tornarci utile nella progettazione della nostra smart home. Oggi andiamo a parlare di una nuova tecnologia che è lo standard Matter, che ci permette di rivoluzionare la modalità con cui noi possiamo andare a gestire i dispositivi nella nostra smart home. Uno dei problemi che probabilmente abbiamo affrontato tutti quando abbiamo iniziato a progettare e costruire la nostra smart home è quello di comprare dispositivi e poi renderci conto che effettivamente tra di loro questi dispositivi non comunicano, e quindi siamo sempre stati obbligati ad avere tante applicazioni sul nostro telefonino, comunque, che gestiscono i nostri dispositivi, che non parlano tra di loro. Ecco, il protocollo Matter dovrebbe proprio aiutarci a risolvere questo tipo di problemi. Parliamo del presente e del passato fino all'arrivo di Matter, perché per anni il mercato della domotica è stato un insieme di ecosistemi totalmente indipendenti tra di loro che non si parlavano. Ogni brand, ogni marca che costruiva dispositivi per la smart home era un vero e proprio ecosistema chiuso, cioè un ecosistema che gestiva i propri dispositivi ma non permetteva l'integrazione di dispositivi di marche diverse. Quindi chi comprava il dispositivo di una certa marca era poi obbligato, tra virgolette, a comprare tutti gli altri dispositivi della stessa marca per poter avere un unico sistema che li gestisse. Quindi tutto questo ha generato incompatibilità tra dispositivi e soprattutto confusione, perché alla fine si dovevano utilizzare tantissime app diverse per poter gestire i diversi dispositivi che si erano acquistati. In questo modo è stata anche rallentata un pochino l'adozione della smart home, in quanto questo problema era effettivamente visto come un ostacolo abbastanza importante anche dal punto di vista dei costi. Da oggi, grazie all'introduzione tecnologica del protocollo Matter, le cose potrebbero cambiare ed evolversi nettamente in meglio, perché Matter è un progetto che è nato con un obiettivo chiaro: cercare di abbattere tutti i muri digitali e unificare finalmente il linguaggio della casa intelligente. Ma fondamentalmente che cos'è Matter? Matter è un protocollo aperto e gratuito. Il gratuito è importante perché permette ai produttori di utilizzarlo senza dover pagare delle royalty, quindi ha una capacità di diffusione molto forte. L'obiettivo principale, come si è capito, è quello di permettere a tutti i dispositivi di marche totalmente diverse tra loro di poter comunicare tra di loro seguendo un linguaggio, uno standard comune a tutti. Non sostituisce le tecnologie di comunicazione che stiamo attualmente utilizzando per la nostra smart home, come potrebbero essere Wi-Fi e Bluetooth, ma alla fine è un linguaggio di uso comune che sta al di sopra di queste tecnologie di comunicazione. Sebbene è da poco che se ne sente parlare, Matter non è un progetto recente, in quanto è nato nel 2019 con un altro nome, un nome un pochino più tecnico che si chiamava Chip. Poi nel 2021 è diventato Matter e nel 2022 finalmente è uscita la prima versione stabile del protocollo. Quindi dal 2022 ad oggi si è iniziato un pochino ad introdurlo nei vari dispositivi e ad oggi possiamo dire che sta cercando di diventare lo standard de facto per appunto l'integrazione dei dispositivi della smart home. La cosa interessante di Matter è che dietro appunto la creazione di questo progetto ci sono dei nomi veramente importanti nel mercato della smart home e nel mercato generale della tecnologia. Questi nomi sono ad esempio Amazon, Apple, Google e Samsung.
aziende che tendenzialmente si fanno sempre la guerra tra di loro per accaparrarsi fette di mercato, ma in questo caso hanno trovato una strada comune per portare avanti questo progetto. Questo fa pensare che effettivamente era un qualcosa di assolutamente necessario e che è riuscito anche a unire delle grosse aziende che normalmente sono in competizione tra di loro. Passiamo adesso a parlare di Matter dal punto di vista tecnico, ma in maniera molto veloce. Matter è intelligente, un protocollo intelligente che utilizza già le tecnologie che attualmente stiamo utilizzando tutti per la nostra smart home e anche per altro. Quindi si appoggia a queste tecnologie ormai consolidate per creare un linguaggio comune e far parlare i vari dispositivi. Ad esempio, Matter utilizza il Bluetooth per fare la prima configurazione iniziale, in quanto il Bluetooth è una tecnologia di comunicazione relativamente semplice e veloce per piccole quantità di dati. Per i dispositivi che hanno bisogno di più dati utilizza lo standard del Wi-Fi e per i vari dispositivi IoT, come potrebbero essere i sensori, le luci e le prese, utilizza Thread, che è una rete mesh a bassissimo consumo energetico, molto stabile ed affidabile. Oltre all'aspetto meramente tecnico, possiamo parlare anche di sicurezza e scalabilità, in quanto Matter è un protocollo sicuro perché utilizza sistemi di crittografia avanzata per proteggere i dati. È scalabile in quanto utilizza il protocollo IP versione 6 e quindi permette di aggiungere centinaia di dispositivi all'interno della stessa rete locale senza appunto mandarla in tilt, come potrebbe capitare con il classico IP versione 4, perché ha un numero limitato di dispositivi. E poi ha un'architettura che permette anche di permettere l'integrazione di dispositivi vecchi, quindi legacy, che non sono nativamente compatibili con Matter, utilizzando dei sistemi che si chiamano bridge, come abbiamo visto con OpenHub che ha il Matter Bridge. Ok, capito quindi come funziona Matter e che caratteristiche ha, possiamo parlare adesso dei vantaggi che ci porta come utenti finali del sistema, in quanto non dobbiamo più pensare di dover scegliere dei dispositivi semplicemente perché ne abbiamo già di una certa marca. Quindi l'importante è che se scegliamo un dispositivo che ha il logo Matter sulle sue specifiche, siamo sicuri, siamo tranquilli che nel nostro sistema può dialogare con tutti gli altri dispositivi. E questo è un grandissimo vantaggio perché ci permette di avere un'ampia scelta di dispositivi che possiamo acquistare senza dover stare attenti a chi l'ha prodotto e quale app utilizza. La configurazione anche di questi dispositivi sarà del tutto simile tra di loro, quindi non ci saranno più procedure diverse in funzione della marca del dispositivo, ma la configurazione sarà in comune per tutti e sarà una configurazione molto semplice. E quindi in questo modo la domotica, la smart home diventa più accessibile per tutti per la sua semplicità di utilizzo e per la possibilità anche di poterla creare senza avere a disposizione dei budget di un certo livello. Quindi, per riassumere, cosa dobbiamo fare noi adesso per poter sfruttare al 100% questa nuova evoluzione tecnologica con il protocollo Matter? Semplicemente andare a selezionare dei dispositivi che hanno la compatibilità Matter nelle loro specifiche. Otterremo quindi un dispositivo che sicuramente sarà compatibile col nostro sistema e sarà molto facile da configurare, e soprattutto avremo una migliore esperienza utente perché diventerà tutto più accessibile per tutti. Considerando che ci sono dei grossi colossi dietro questo progetto che stanno collaborando quando normalmente si fanno la guerra, potremmo pensare che il protocollo Matter sia effettivamente l'evoluzione tecnologica che stavamo aspettando per rendere più accessibile, più semplice e alla portata di tutti la progettazione di una smart home. Bene, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo quindi visto i concetti chiave del protocollo Matter, quindi che cos'è, come funziona e come ci può tornare utile, e nel prossimo video andremo a vedere un caso specifico che è il Matter Client di OpenHub 5, che ci permette di integrare i dispositivi compatibili Matter in OpenHub. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!